Trattenute in pensione, defiscalizzazione e rischi in Tunisia. In queste ultime settimane avete visto girare post su Facebook e video su YouTube che parlano di tasse per noi pensionati in Tunisia? Del rischio legato alla cessione del quinto? Hanno parlato in tanti, anche professionisti, chapeau, però alla fine sembra che nessuno ci abbia davvero capito qualcosa. Ma cosa è successo di preciso? Proviamo a spiegarlo in modo semplice e diretto, anche se l'argomento è tutt'altro che semplice. Credetemi quando dico che questo è probabilmente il video più importante che ho pubblicato finora. Non voglio creare allarmismi, voglio solo raccontarvi con precisione come si sta comportando il fisco tunisino ultimamente. Il punto centrale non è la pensione in sé, ma il rapporto tra il reddito che risulta nel CUD, cioè quello che hai maturato, e quello che hai effettivamente trasferito sul tuo conto bancario tunisino in valuta. Per capire bene la situazione bisogna partire da un punto preciso. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Tunisia, ratificata con la legge numero 388 del 1981, dice chi ha il diritto di tassare, ma non dice come si calcola la base imponibile, cioè su quale parte del reddito si pagano le tasse. Ed è proprio qui che si apre il campo alle interpretazioni. Questo è un passaggio chiave. L'agevolazione dell'80% sulla pensione non viene dalla convenzione bilaterale, ma da una legge fiscale interna tunisina. La legge non parla di redditi maturati, né di quelli iscritti nel CUD, ma di redditi effettivamente trasferiti sul conto bancario tunisino. Ed è esattamente qui che sta il problema vero. Per tanti anni, dall'introduzione del regime agevolato nel 2007, le cose hanno funzionato più o meno allo stesso modo. Si guardava quanto entrava realmente sul conto tunisino, certificato dalla banca, e su quella cifra si applicava la deduzione dell'80%. Nessuno chiedeva normalmente di controllare il lordo del CUD con quanto era stato effettivamente trasferito in valuta. Questa agevolazione nasce dal codice IRPP tunisino, l'equivalente della nostra IRPEF, che prevede una deduzione dell'80% per i redditi esteri trasferiti in Tunisia in valuta convertibile. La parola che conta davvero, sia dal punto di vista legale che pratico, è trasferiti. Poi però, in alcuni casi concreti ad Hammamet e Nabeel, qualcosa è cambiato. Durante la richiesta dell'attestazione di residenza fiscale tunisina, gli uffici delle tasse hanno cominciato a chiedere il CUD. Confrontando il reddito lordo certificato con quello effettivamente accreditato in banca, hanno trovato delle differenze. E quelle differenze sono state considerate reddito non agevolabile, quindi tassato con le aliquote ordinarie tunisine. Dal punto di vista legale, la Tunisia, nei confronti dei cittadini residenti fiscalmente, avrebbe la facoltà di tassare il reddito complessivo del residente, quello che in gergo tecnico si chiama reddito mondiale, cioè tutto ciò che guadagna ovunque nel mondo. Questo è il principio generale della fiscalità internazionale ispirato al modello OCSE. Però, almeno per ora, i controlli non sembrano andare in quella direzione. Quello che si sta verificando concretamente è un confronto molto più mirato. Da una parte il reddito certificato nel CUD, dall'altra quello che entra realmente in banca come valuta trasferita in Tunisia. È su questa differenza che si stanno concentrando le verifiche. Per essere più chiari, il reddito maturato è quello che ti spetta giuridicamente, quello cioè scritto nel CUD. Il reddito trasferito è invece quello che arriva davvero sul tuo conto in Tunisia. Se hai trattenute alla fonte, come una cessione del quinto, un pignoramento o un assegno di mantenimento, tra i due numeri c'è inevitabilmente un divario. Facciamo un esempio concreto. Immagina una pensione lorda di 2.500 euro al mese. Hai una cessione del quinto da 400 euro e un pignoramento da 500 euro. In totale, 900 euro vengono trattenuti prima ancora che tu li veda. Sul tuo conto tunisino arrivano quindi 1.600 euro al mese. Fino a ieri l'agevolazione dell'80% si calcolava su quei 1.600 euro. Con la nuova interpretazione, invece, i 900 euro trattenuti vengono considerati reddito non agevolabile e tassati con le aliquote ordinarie. Su base annua parliamo di 10.800 euro.
Se il 75% di quella somma diventa imponibile e ordinario, siamo a 8.100 euro. Con un'aliquota media del 26%, le tasse potrebbero essere circa 2.100 euro all'anno. Con le aliquote più alte, fino al 35%, si sale a quasi 2.800 euro. Non sono cifre trascurabili, soprattutto su pensioni medio-basse. Ma quando è successo tutto questo? Nel caso che ci è stato raccontato, è bastato richiedere l'attestazione di residenza fiscale tunisina per far scattare la verifica del CUD. Trovata la differenza tra flussi bancari e reddito certificato, il fisco ha chiesto le tasse non solo per l'anno in corso, ma anche per gli anni precedenti. Il che vuol dire che se hai avuto trattenute alte per anni, potresti ritrovarti un conto salato da pagare tutto insieme. Questo è il punto su cui bisogna davvero riflettere, sia che stiate pensando di trasferirvi in Tunisia, sia che ci viviate già da qualche anno con trattenute importanti. Non sto dicendo che non conviene più stare qui, ma che c'è un cambiamento in atto che può incidere concretamente sui conti. Nessuno può escludere che a dicembre, quando si presenta la dichiarazione dei redditi, possa essere richiesto il CUD anche senza che tu abbia fatto domanda di attestazione fiscale. Ed è bene essere preparati. Chi sta pensando di trasferirsi dovrebbe fare prima una simulazione fiscale personalizzata, tenendo conto non solo del lordo della pensione, ma anche dell'eventuale differenza tra reddito maturato e reddito trasferito. Chi è già residente e ha sempre dichiarato solo sui flussi bancari in valuta, invece, farebbe bene a parlarne con un professionista, soprattutto in vista di eventuali richieste di documenti come il CUD. In alcuni casi potrebbe persino valere la pena di sospendere la defiscalizzazione e tornare a pagare le tasse in Italia. Ma questa è una scelta delicata che va fatta con il supporto di un esperto in fiscalità estera. Tutto questo non è una critica alla Tunisia. L'agevolazione dell'80% è nata per attrarre valuta straniera e pensionati dall'estero, contribuendo all'economia locale attraverso consumi, affitti e servizi e dando anche una mano a tanti pensionati italiani che con una pensione minima in Italia non riuscivano ad andare avanti. Se però l'interpretazione del fisco cambia e si fa più rigida, basandosi sul confronto tra reddito certificato e reddito trasferito, l'impatto concreto potrebbe cambiare per chi ha trattenute alte e una pensione non proprio generosa. In sintesi, il nodo vero non è la convenzione contro le doppie imposizioni, né l'esistenza dell'agevolazione dell'80%. Il nodo è come si interpreta reddito trasferito rispetto a quello che risulta nel CUD. Non è un allarme, è un invito a stare con gli occhi aperti. Non stiamo facendo supposizioni, vi stiamo raccontando cose concrete, accadute di recente. Ogni situazione è diversa e va analizzata con i propri dati alla mano. Per alcuni la differenza sarà minima e vivere in Tunisia continuerà ad avere un senso. Per altri, con trattenute importanti e possibili verifiche documentali, i conti potrebbero tornare diversi da come li avevano immaginati. Vivo in Tunisia da 3 anni ormai e ne ho sentite tante. C'è chi pensava di essere più furbo degli altri, parlando di sistemi per pagare meno tasse, chi diceva di trasferire in Tunisia solo una parte della pensione. Tutto questo perché fino ad oggi nessuno si era mai posto il problema che potesse essere richiesto un confronto con il CUD. Se queste situazioni sono reali e non solo chiacchiere da bar, potrebbero essere proprio loro ad avere inasprito i controlli fiscali, sia in Italia che in Tunisia. E se dovesse arrivare una richiesta del CUD con tanto di verifica, non vorrei davvero trovarmi nei panni di chi ha giocato a fare il furbo. Se apprezzate il lavoro del Diario Tunisia, iscrivetevi al canale e mettete un like al video perché io continuerò sempre a dirvi quello che gli altri non vi raccontano sulla Tunisia, ormai da 3 anni, e sarà sempre così. Grazie.